Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a guardare i movimenti principali di tutto il periodo in blocco, mentre nella seconda parte guarderemo i movimenti energetici mese per mese. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. Vi ricordo comunque che sono letture generali, sono fatte per un collettivo, prendete solo quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, abbiamo il Sole e le stelle. Wow! Amici del Capricorno. È un po' come dire il Sole e la Luna, ok? Quindi divino maschile e divino femminile. Periodo di espansione, periodo di realizzazione di sogni, mi verrebbe da dire, ok? Perché il Sole comunque è quella carta che parla di crescita, di prosperità, di espansione, di protezione, di genuinità. E le stelle parlano di quello che sono i sogni, parla di quello che è il proprio obiettivo di vita, magari lo scopo di vita o la missione di vita, insomma. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Comunque le stelle parla anche di quello che è una rinnovata, se vogliamo, capacità intuitiva, perché comunque fa riferimento all'apertura del sesto chakra, quindi del terzo occhio. Queste sono un po' troppe, solo una per piacere, grazie. E fa riferimento anche a qualcuno, anche il Sole in realtà, sono due carte che fanno riferimento a quello che è il contatto con la natura. Allora, abbiamo il Pensatore, carta numero 44. Qui c'è qualcuno che sta riflettendo. C'è qualcuno che ha bisogno probabilmente di prendersi un tempo o che si sta prendendo un tempo per vedere più chiaro all'interno di qualche situazione o magari di qualche relazione. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Wow! Carta del giudizio, bellissima. Quindi il risveglio, quello che è la chiamata, che per qualcuno può anche essere una chiamata di tipo telefonico, un WhatsApp, un messaggio, non so, su Messenger o... però sento che per molti, visto che comunque c'è la carta della stella e ci parlava di quello che era l'apertura del terzo occhio, sento che qui qualcuno con questa carta del giudizio inizia veramente ad avere quello che è un'illuminazione. È come se, guardate, il sole anche fa riferimento alla chiarezza mentale. E io sento che con questo giudizio per qualcuno arriva davvero la presa di consapevolezza. E difatti abbiamo anche la carta del pensatore lì. Quindi è un lavoro secondo me che state facendo anche a livello cosciente, ok? Andiamo a vedere che altro, amici del Capricorno. Abbiamo un 8 di coppe al contrario e un re di bastoni al contrario. Io credo che qui ci fosse qualcuno che stava comunque meditando di andarsene con questo 8 di coppe, ma credo che l'allontanamento da un probabile re di bastoni, piuttosto che da un vuoto emotivo, piuttosto che... Mi parlano di sconfitta, quindi
io penso che ci sia qualcuno qui che abbia subito, ricevuto, o comunque che si senta sconfitto e che avrebbe voluto allontanarsi da questa situazione. Il punto è che arriva la comprensione, quindi non c'è più questa necessità, se vogliamo, di allontanarsi, ok? Abbiamo questo re di bastoni al contrario, quindi per qualcuno potrebbe rappresentare una persona che è già nella vostra vita, con la quale magari collaborate, con la quale magari avete una relazione anche di amicizia o un hobby, mi parlano di hobby. Però sento che essendo a testa in giù non c'è quella forte relazione, diciamo, ehm, come vi posso dire? È come se fosse una persona che c'è, molto passionale, ma ha bisogno di espandere quello che è cioè bisogno di espandere questa amicizia, perché il sole parla anche di amici, parla di amicizia. Per qualcuno potrebbe anche rappresentare, nel caso non aveste nessuno intorno a voi, né a livello magari di collaborazione, né a livello magari di relazioni, diciamo, potrebbe rappresentare il fatto che siete un po' scarichi a livello di entusiasmo, vi manca un po' quello che è la fiamma interiore, sento che c'è qualcuno che è un po' scarico di energie, se vogliamo. Anche se comunque il sole arriva per portare nuova vita, io credo che questo rappresenti una sensazione con la quale state arrivando a questa seconda parte dell'anno. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Wow, 2 di coppe, quindi nuove collaborazioni. Ok, allora abbiamo un 2 di coppe, un 3 di coppe al contrario, abbiamo un cavaliere di spade, abbiamo la carta del diavolo e un asso di coppe. Quindi il 2 di coppe sento che probabilmente qui per qualcuno è una questione lavorativa dedicata o comunque centrata proprio su quello che è l'espansione di questa azienda, di questa collaborazione di cui parlavo prima. Qui si tratta di stringere degli accordi, si tratta di, mi dicono firmare carte. Quindi qui, perché il 2 di coppe in una stesa, diciamo, romantica parla di un'unione felice, di un nuovo tipo di relazione romantica. Essendo comunque una stesa generale, io lo interpreto come, sì, un'unione magari da un punto di vista romantico per qualcuno, ma lavorativo, piuttosto che un compromesso familiare, piuttosto che c'è un qualche tipo di accordo che bisogna in qualche modo riuscire a stipulare, diciamo così. Il 3 di coppe, al contrario, fa riferimento agli amici. Ricordiamoci che abbiamo il sole, quindi anche il sole fa riferimento alle amicizie e qui si tratta di ricalibrare, secondo me, quelle che potrebbero essere le collaborazioni. Con chi, più che tutto, creare queste collaborazioni, ok? Perché poi andiamo avanti con un cavaliere di spade. Sento che, allora, per qualcuno potrebbe essere una persona che in realtà non è molto presente a livello pratico nella vostra vita, ma che potrebbe arrivare per darvi qualche aiuto. Oppure è come se le carte volessero dirvi: prendetevi ogni tanto uno spazio, un momento di allontanamento da quello che potrebbero essere questa cerchia di persone, di amici, di fratelli e famiglia, insomma. Ok? Perché sento che questa situazione, terminando con la carta del diavolo e l'asso di coppe, vi faccio notare che c'è asso di coppe e 2 di coppe, quindi sento che ci sarà un qualche tipo di condizionamento in tutto questo. Potrebbe essere che questo tipo di accordo, ok, non si stipuli proprio come voi vogliate. C'è da pensare molto bene al tipo di relazione che state instaurando con questa persona o magari con questa persona
Potenzialmente sono due persone che potreste già conoscere, per molti sento che è così, però per qualcuno magari non si conosce questo cavaliere di spade. Il re di bastoni sento che per tanti risuona come una persona che già si conosce, mentre il cavaliere di spade potrebbe essere anche no. C'è una sorta di controllo, ipercontrollo mi verrebbe da dire, con quello che è il diavolo. Quando il controllo è troppo diventa condizionamento, no? E qui il consiglio è un po' di usare il cuore, di aprire il cuore, invece di usare tanto magari la testa, appunto di aprire il cuore, di iniziare un'altra volta. L'asso di coppe è un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo di approccio a questo tipo di relazione o di situazione di cui si parlava qui. C'è comunque la carta del giudizio, quindi, e la carta del sole, ce l'abbiamo qui. Quindi qui si tratta veramente di riuscire ad avere una visione di insieme per riuscire ad avere questo nuovo inizio. Ma io sento che alla fine del periodo ce l'avrete perché l'asso di coppe rappresenta un po' la carta finale della stesa. Bene, andiamo a vedere mese per mese. Eccoci. Vi ricordo comunque che il tempo è fluido, quindi se io dico che una cosa succederà il prossimo mese, magari per voi potrebbe succedere tra 2 o potrebbe già essere successa. Andiamo a vedere per gli amici del Capricorno. Cominciamo con un re di spade, al contrario, per luglio. 7 di coppe per agosto, 6 di spade per settembre, 4 di pentacoli per ottobre, 5 al contrario, 5 di pentacoli per novembre e 8 di bastoni al contrario per dicembre. Allora, questo re di spade potrebbe rappresentare la stessa persona del re di bastoni al contrario, ma io sento che qui fa anche riferimento, se non rappresentasse una persona, per esempio per voi, a quello che è una sorta di confusione mentale con la quale si arriva dalla prima parte del 2022, ok? Avere un re comunque al contrario parla di una sorta di perdita di potere, in questo caso le spade sono riferite alla parte mentale, quindi è come se sento che in qualche modo è coinvolto anche questo diavolo, no? Si parla di quello che è il condizionamento e questo condizionamento crea comunque quelle che sono delle proiezioni, una sorta di confusione mentale. Il 7 di coppe fa riferimento sia alle possibilità che alle proprie proiezioni mentali. Quindi molte persone magari dovrebbero fare un pochettino di pulizia in quello che è il loro condizionamento mentale. Abbiamo un po' un 6 di spade per settembre. Qui fa riferimento o a lasciarsi indietro quelle che sono le credenze limitanti e tutta la confusione mentale di cui si parlava qui, oppure si potrebbe lasciare indietro proprio una situazione, ok? Vi ricordo che anche qua c'era un 8 di coppe che parlava appunto di un distacco che probabilmente non credo farete, si sta meditando se farlo in questa zona della lettura e qui per qualcuno diciamo che verso l'inizio dell'autunno potrebbe essere effettivo, ok? Abbiamo poi un 4 di pentacoli, sento che c'è una sorta di distacco, probabilmente, allora il 4 di pentacoli è la carta dell'attaccamento da un punto di vista materiale, ok? Ce l'ho al contrario, quindi parla di un distacco, e il distacco lo vedo anche qui a livello fisico. Qui io credo che ci sia qualcuno che cambia proprio il chip mentale, ok? Si staccano da certe magari aspettative, da certi pensieri, da certi condizionamenti, da certe cose anche magari materiali, ok? Qui abbiamo un 5 di pentacoli, quindi comunque c'è una sorta di perdita. Potrebbe essere che l'abbiate scelta voi
questo tipo di... però comunque si va verso quello che è la chiarezza mentale, si va verso quello che è il proprio obiettivo di vita, ok? Io infatti vedo che la stesa, l'anno, diciamo, finisce con l'8 di bastoni al contrario e parla, normalmente l'8 di bastoni parla di qualche tipo di comunicazione, di energia che arriva, ok? In questo caso, essendo al contrario, sento che è come se teneste tutto per voi. Tutto questo sapere, questa sapienza, questa chiarezza mentale che vi è arrivata, sento che molte persone la terranno per sé, non la condivideranno. E difatti abbiamo anche la carta del pensatore qui. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi di spiegare qualche carta in più. Fatemi vedere il re di spade al contrario. Sei di bastoni al contrario. 4 di spade e di nuovo il 3 di coppe che avevamo già qui. Allora, io qui sento che qualcuno, questo re di spade potrebbe rappresentare fortemente quella confusione mentale di cui parlavo prima, perché comunque abbiamo un 4 di spade e il 4 di spade è una carta di guarigione, è una carta di qualcuno che si prende un momento per riuscire a guarire se stesso, per riuscire a ricaricare le pile, ed è quel momento, secondo me, che vi porterà ad avere quel risveglio spirituale di cui ci parla il giudizio. Avere un 6 di bastoni al contrario, diciamo che dà un po' quella sensazione di sconfitta, no? Se vogliamo. Però guardate, avete anche un 3 di coppe e la carta del sole a inizio stesa. Sento che gli amici in questo senso potrebbero comunque davvero darvi una mano, ok? Avete anche qui comunque il 3 di coppe. Quindi potrebbe essere che magari appunto gli amici possano aiutarvi nel capire, nel comprendere, nel fare chiarezza mentale, o semplicemente potrebbero aiutarvi a guarire, a stare meglio. Perché comunque questa carta parla anche di festeggiamenti, di celebrazioni, dello stare bene insieme, quindi anche solo a livello di scambio energetico sento che vi potrebbero far bene. Ok, 7 di coppe spiegato da un asso di bastoni e da un fante di spade. Qui si tratta di non farsi prendere, perché come dico sempre, i 7 di 7 di coppe o sono illusioni o sono possibilità. Qui si tratta di fare un'azione di tipo concreto verso quello che voi volete ottenere, verso la direzione dove voi volete andare. L'asso di bastoni è proprio questo inizio concreto, questa azione che si fa. E guardate, il fante di spade normalmente fa riferimento a quello che sono che è un'energia molto, molto un po' sulle nuvole, vi direi, perché comunque è un'energia idealista, no? Però poi nel concreto non fa molto. Ed è un po' l'energia che sento anche con il 7 di coppe, un po' questo stare nelle nuvole, pensare a quelli che potrebbero essere magari delle soluzioni piuttosto che delle possibilità, però non vi sento molto realisti verso agosto, probabilmente nelle vostre valutazioni. Ci sono delle proiezioni comunque. Andiamo a vedere il 6 di spade, per piacere, grazie. Asso di spade e 9 di bastoni. Io credo che a settembre qualcuno si arrenda fondamentalmente e dia un taglio a quello che potrebbero essere queste illusioni, a quello che potrebbe essere se il fante di spade per voi magari rappresentasse una persona. Fate attenzione perché potrebbe esserci un incontro con questa persona, ma che potrebbe offuscare la mente, potrebbe dare troppe... Comunque dicevo che verso settembre arriva questo asso di spade, arriva questa chiarezza mentale di cui ci parla anche il sole. L'asso di spade arriva per tagliare fondamentalmente i pensieri che non servono più, serve per... Io credo che qui qualcuno smetta di farsi delle domande, semplicemente se ne faccia una ragione di certe cose, ok? Andiamo a vedere il 4 di pentacoli al contrario. Abbiamo
5 di spade, un 7 di bastoni e un 4 di bastoni. Sì, di nuovo c'è tanta lotta. Io credo che qui il distacco sia da quello che è l'unione che vedevamo qua. Quando qua vi dicevo bisogna fare attenzione al tipo di unione, qui lo rivedo. C'è qualche cosa all'interno di questa collaborazione, se per voi fosse, vibrasse di più come una stesa di lavoro piuttosto che di familiare. C'è qualche discrepanza, qualche conflitto dal quale avete bisogno di staccarvi all'interno di quest'unione, di questo gruppo o di questa famiglia. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli per piacere. L'appeso, un 7 di spade e la carta dell'imperatore. Allora, l'appeso è al contrario, quindi qui per certi versi, avendo anche 7 di spade, sento che qualche cosa verrà a galla. Fate attenzione perché il 5 di denari parla di perdite di denaro e abbiamo la carta del ladro, delle bugie. Quindi fate attenzione ai furti proprio verso novembre. Mi parlano di furti di identità, o comunque potrebbe essere qualche tipo di furto, anche rubare il tempo, in un certo senso è un furto, no? Cioè, andiamo a vedere quest'otto di bastoni al contrario. Sì, fate attenzione perché avete anche un diavolo, quindi e il diavolo comunque parla molto di condizionamento, di dipendenza, anche il 5 di Pentacoli fa riferimento molte volte alle dipendenze o codipendenze affettive, insomma, o condizionamenti. Poi abbiamo il 5 di bastoni e il 3 di spade per questo 8 di bastoni al contrario. Ragazzi, io credo che qui ci sarà una presa di consapevolezza enorme per quello che riguarda una persona o una situazione. Perché qui si parte all'inizio del periodo da una sorta di confusione mentale che io non credo sia già propria vostra. Io credo che sia stata una cosa perché c'è il diavolo, quindi qui qualcuno ehm, o pensa con proiezioni o gli hanno creato delle proiezioni, gli hanno fatto credere determinate cose. Io credo che qua ci si renda conto di chi è veramente questo fante di spade, che sia una collaborazione di lavoro o romantica, è una persona comunque immatura, scusate, ehm, a livello mentale, a livello proprio pratico, a livello lavorativo mi verrebbe da dire, a livello concreto, no? E qui verso novembre sento minata la vostra stabilità e fate attenzione perché a dicembre manca questa sorta di comunicazione di cui ci parla l'otto di bastoni e per qualcuno potrebbe essere che non si dice quanto si stia soffrendo per una discussione che magari c'è stata. Credo che sia solo una discussione perché quando c'è un 5 di bastoni è più una discussione verbale, magari è molto accesa, però è una discussione davvero che si sarebbe potuto evitare, ok? Però che comunque ha lasciato un segno, perché terminiamo con un 3 di spade. Quindi guardate, terminiamo con un cuore trafitto qui e con un cuore qui. Quindi è proprio un lavoro sul quarto chakra, secondo me, quello che dovete fare. Ma io sento che arriverete alla chiarezza mentale. Avete comunque anche la carta del pensatore, quindi sento che molte persone sono proprio focalizzate, se vogliamo, su quello che è l'analizzare questa situazione, ma perché arrivate comunque da un re di spade al contrario, quindi questa chiarezza mentale state cercando di guarire voi stessi, ok? E state tranquilli che avendo anche la carta del giudizio, il sole e le stelle, ce la farete. Io sento che qui qualcuno, se non è il prendere distanza da una situazione, è il prendere distanza da un pensiero, da una convinzione. Quindi è come fare un restyling di quello che voi credete, di quello che voi pensate, di quello che voi anche volete, nel senso che comunque cambiando la consapevolezza di base di certe cose si cambiano poi anche gli obiettivi futuri e abbiamo la carta della stella che parla proprio di questi obiettivi, di questa nuova visione, se vogliamo, ok? Andiamo a vedere, ok,
le fatine. Vai fuori. Qui parlano, e vi dicevo prima che il sole e le stelle fanno molto riferimento al contatto con la natura ed è un po' quello che vi consiglia questa carta, di andare fuori a contatto con la natura, ok? E di sentirsi tutt'uno con l'habitat in cui siete in quel momento. Poi questa carta parla del fatto che non siete soli. mm. Io vi dico che comunque la stella è una di quelle carte che parla anche di stella divina, quindi è un po' come se vi dicessero avete qualcuno che vi accompagna, non siete soli, basta chiedere aiuto fondamentalmente. E qui parla di nuovi inizi. C'era l'asso di coppe, io lo sento molto collegato perché l'asso di coppe mi parla anche di nascite e qui abbiamo raffigurato un bambino e la carta dice qualsiasi sia questa nuova cosa a cui stai lavorando, che sia un nuovo bambino, che sia un progetto, che sia un'idea, abbine cura come se fosse un bambino appena nato. Quindi bisogna comunque cercare di far crescere quello che rappresenta questo asso di coppe, o perché anche qui avete due assi e quindi sono nuovi inizi, vi dico. C'è un forte lavoro a livello interiore, quello che sento, c'è un forte lavoro a quello interiore. A livello pratico vi posso dire attenzione alla fine dell'anno o magari fate delle spese, non sento tanto che siete voi che fate delle spese impulsive, sento più che c'è qualcuno che tenta di insomma di fregarvi. Può fortemente essere denaro per qualcuno, perché abbiamo sia l'imperatore che il 5 di pentacoli che parlano di cose materiali. Potrebbe anche essere, perché comunque l'appeso è al contrario, l'appeso mi dice che si cambia modo di vedere le cose, no? E quindi di nuovo, visto che anche qui è un 7 di pentacoli e c'è soprattutto la carta del diavolo che parla dei condizionamenti, fate attenzione alle proiezioni mentali che vi inseriscono, ok? Oppure che vi hanno inserito. Si tratta proprio di fare un'analisi in realtà di tutti i nostri pensieri e di capire perché io credo questo, perché io sono convinto o convinta di questa cosa su di me, ma è vera, mi serve, di chi è questa convinzione? Non è mia, mi serve? No, perfetto, riprogrammiamo la mente. È proprio un lavoro che va fatto così. Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte del 2022. Non è male, non è male, si va verso quello che è l'illuminazione che porta il sole. C'è anche la carta del giudizio. Forse è un po' impegnativo a livello mentale perché appunto dovete cercare di far pulizia su quelle che sono le proiezioni, però comunque è un buon periodo, siete comunque accompagnati, ok? Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!